Ben ritrovati ragazzi in questo nuovo video che non era affatto programmato, ma stamattina ho fatto una prova per vedere la potenza tra questi due flash, cioè il V100, il nuovo flash Speedlight con la testa tonda di Godos 100 watt e il V1 Pro che di watt ne ha 76, quindi vediamo la differenza. Potrebbe essere tranquillamente anche un altro Speedlight come il V862 o V863 che ha la testa rettangolare. Quando parliamo di potenza più o meno abbiamo lo stesso risultato, anche se abbiamo una testa diversa. Però ho voluto avere la testa rotonda. In questo caso, tra l'altro, ho voluto impostare l'apertura della parabola, cioè dello zoom al massimo, che mi è consentito, 28, credo che sia la misura più utilizzata con un normale Speedlight, soprattutto quando andiamo a utilizzare una testa tonda. Una cosa importante però che devi sapere è che faccio questo test a una distanza di poco più di 2 metri, ok? E questa distanza l'ho misurata esattamente dall'inizio della testa del flash all'esposimetro che sta lì, che adesso andiamo ad accendere. Quindi, gruppo A abbiamo esattamente il nostro V100 e qui abbiamo il V1 Pro nel gruppo B. Adesso andiamo a impostare direttamente dall'esposimetro la massima potenza. Innanzitutto andiamo a accendere l'esposimetro. Come impostazioni mettiamo un 125esimo ISO 100, ok ragazzi, e vediamo che diaframma dobbiamo impostare nella fotocamera. Quindi abbiamo impostato la massima potenza, ok. Partiamo proprio dal gruppo B dove abbiamo esattamente il V1 Pro. Mi tolgo, se no copro l'esposimetro e otteniamo, come vedete, un'apertura del diaframma di f8. Quindi facciamo la stessa cosa velocemente anche sul gruppo A, dove, ricordo, abbiamo il V100 e abbiamo una distanza di 2 metri, come avete visto. Quindi facciamo lampeggiare e abbiamo in questo caso un'apertura del diaframma di f11, quindi una differenza di uno stop abbondante, quindi una differenza decisamente notevole. E quindi ragazzi, calcolate bene il vostro prossimo acquisto. Vediamo anche la potenza che potrei ottenere con questo piccolo flash che trovi sia nel V1 Pro e nel V100. Sono andato a avvicinare un po' lo stativo e in questo caso siamo esattamente a 1,2 m, poco più, ok, giusto perché usare questo piccolo flash decisamente più lontano non avrebbe tantissimo senso, anche se, come ti farò vedere, di potenza ne ha. A proposito, una cosa molto importante: quando vai a utilizzare questo flash in modalità wireless lui non lampeggia, non funziona, non hai modo proprio di farlo funzionare, e nemmeno in modalità master. Per utilizzare questo piccolo flash praticamente devi mettere la modalità normale. Altra cosa che devi sapere è che se magari tu imposti il flash in modalità TTL, quando vai a regolare lui praticamente potrai farlo solo in manuale. Quindi, detto questo, lui lo andiamo a mettere alla massima potenza, ok ragazzi. Lui lo siamo andati a disattivare, quindi non ha nessuna rilevanza per la misura che vado a prendere adesso. Quindi vado ad attivare l'esposimetro, che si è anche spento. Accendiamo e vado a premere perché non posso farlo scattare con il trigger, perché come ti dicevo non si può. E quindi vado a farlo lampeggiare direttamente da qui e vediamo a un 125esimo ISO 100 che diaframma dobbiamo impostare, in questo caso con il piccolo flash che è esattamente di f2.8 a una distanza di 1,2 m, quindi decisamente molto interessante, ok ragazzi, anche perché in questo momento di luce qui ne abbiamo veramente poca, credetemi, abbiamo solamente 53 lux. Tutta la luce che viene presa proprio dalla lumisfera è proveniente proprio da quel piccolo flash. Un'altra cosa che devi sapere di questo piccolo flash è che non supporta l'ISP-SYNC, quindi devi scattare con questi due flash se vuoi utilizzare anche lui sotto il tempo sincro della tua macchina fotografica, altrimenti così sicuramente ti appare
la classica tendina nera. Quindi tornando alla potenza di questi due flash, la differenza c'è perché uno stop ovviamente quando parliamo di un normale speed light si vede, non è che va a stravolgere chissà cosa, però insomma già arrivare a uno stop in più non è affatto male. Ovviamente il rapporto è sempre lo stesso, però per quanto riguarda la luce che arriva al soggetto cambia anche e soprattutto da come apri e chiudi la parabola e anche la distanza che tiene proprio il flash dalla modella, ok? Però cambia sempre la quantità di luce che arriverà, però il rapporto tra i due flash praticamente è sempre lo stesso, ok ragazzi, questo deve essere chiaro. Concludo con una curiosità che così sicuramente alcuni di voi si chiederanno. Innanzitutto quando parliamo di AD100 Pro abbiamo la stessa testa tonda del V100, la stessa potenza, la stessa parabola, bla bla bla, insomma le solite cose, però lui lo puoi utilizzare solo off camera, però c'è una cosa che devi prendere in considerazione, che lui, se vuoi avere un tempo di ricarica più veloce, lo puoi fare perché, come ti dicevo proprio nel video dedicato, hai la possibilità nella parte anteriore di collegare una batteria che si chiama ProPack, quindi i tempi di ricarica, se lo vai a utilizzare ad esempio alla massima potenza, si passa da 1 secondo e 7 a 0,8, quindi andiamo a dimezzare proprio i tempi, cosa che qui non puoi fare. Quasi sicuramente nel prossimo periodo, forse in questo 2025, uscirà la nuova versione, credo, suppongo, io non so nulla, con il nuovo display, non credo sarà touch, però avrà questa porta, almeno me lo auguro, per poter collegare proprio, come anche nella D200 Pro 2, il ProPack, quindi avere tempi di ricarica decisamente veloci, che alle volte sono decisamente utili su questi flash così piccoli. Ok ragazzi, quindi detto questo, spero che questo video sia stato di vostro gradimento. Se avete domande, come al solito vi aspetto qui sotto e io vi do appuntamento proprio alla prossima settimana con un nuovo video. Ciao, alla prossima!